Oggi sono in compagnia di una piccola peste, come la chiamo io, l'Abarth 595 Restyling, che diventa molto più raffinata dal punto di vista degli equipaggiamenti, ma anche della tecnica, e che cambia nell'estetica, a partire dal frontale. Qui la riconosciamo subito, guardate la parte bassa, queste nuove prese d'aria maggiorate con impressa la scritta Abarth, mi piace. E i tecnici delle officine Karl Abarth ci hanno confermato che sono state ampliate non solo per estetica ma proprio per migliorare il raffreddamento del motore e soprattutto dell'intercooler del turbo. Ovviamente arrivano le luci diurne a LED che abbiamo visto sul restyling della classica 500 e sulla fiancata anche nuovi cerchi in lega, nuovi nell'estetica, ma anche in questo caso pensati per migliorare il raffreddamento dell'impianto frenante, che sulla nostra versione è Brembo a 4 pistoncini con dischi forati, ed è lo stesso impianto frenante, pensate, della Abarth Assetto Corsa, quella che fa il monomarca da competizione in pista. Noi siamo in compagnia della versione competizione, che è quella top di gamma da 180 cavalli con l'equipaggiamento tecnico più professionale, proprio per gli impallinati della guida. Dietro abbiamo ovviamente i nuovi gruppi ottici introdotti con restyling di 500 con questa porzione di carrozzeria interna, mi piacciono molto. Fregi Abarth molto pregiati qui sulla fiancata, mi piacciono i dettagli di questa Abarth, guardate qui sul tetto questa scritta 595, un bel alettone che non può mai mancare, lo scorpione in bella vista. Ovviamente ci teniamo a far capire a tutti che noi abbiamo il top di gamma competizione, quindi c'è un bel logo, ma veniamo al sodo, noi amiamo le auto sportive. Qui sulla competizione abbiamo questo impianto di scarico Record Monza, dopo sentiremo le note che è in grado di produrre, eccolo qui con i doppi terminali di scarico sdoppiati integrati in questo bel estrattore molto aggressivo, rinnovato anche il paraurti che si fa più moderno. Ma andiamo dentro a vedere un po' cosa è cambiato. Eccoci a bordo della 595, le novità continuano anche qui perché c'è questo nuovo volante, è un po' grande secondo me per quanto riguarda le dimensioni, ma è veramente bello da impugnare perché è in alcantara, pelle e guardate fibra di carbonio, non male. Si rinnova completamente anche il quadro strumenti digitale nella grafica con questa grafica dedicata a Abarth, rimane al suo posto il curioso e simpatico manettino del turbo che ci fa capire la pressione della turbina. Poi qui al centro invece rimane tutto sommato simile la plancetta del climatizzatore, forse inizia a far sentire un po' il peso degli anni. E poi guardate invece che bello il pomello del cambio in acciaio così semplice, fa molto racing. Un piccolo sistema multimediale che non guasta mai, ma qui sono i dettagli sportivi che ci fanno impazzire, come guardate i sedili sportivi Sabelt, sono veramente spettacolari. Ve li faccio vedere con calma, ovviamente con poggiatesta integrato, e sono uno spettacolo perché poi hanno una forza contenitiva incredibile quando si spinge. Impianto audio Beats, piacerà agli amanti dell'audio. Attenzione però alle plastiche un po' lontane dagli sguardi come queste, che rimangono molto dure, anche se ci sono però degli inserti carini come questa pelle qui sul bracciolo o questa finitura qui della plancia che resta sempre bella. E qui il tasto magico Sport, dopo quando andiamo a guidare sarà sempre inserito, ve lo garantisco. Diamo anche un piccolo sguardo dietro per vedere quanto spazio c'è. Carina qua la leva per tirare su, molto racing anche questa, guardate, pull, guscio in fibra di carbonio, veramente uno spettacolo, forse i sedili valgono l'intera macchina ragazzi. E poi qui il piccolo divanetto posteriore, sapete che il tallone d'Achille della 500 è da sempre l'abitabilità posteriore, e in effetti qui di spazio non ce n'è poi molto. Guardate, io sono anche basso, ma guardate quanto poco spazio ho per le gambe se davanti siede una persona alta. Anche la testa, guardate, non ho tantissimo spazio, ecco qui, ma devo anche dire che chi compra una 595 dell'Abarth forse non si curerà di questo aspetto come del bagagliaio, che è molto piccolo, ma più del piacere di guida e delle prestazioni. Quindi mettiamoci al volante e andiamo a vedere di che cos'è capace quest'auto. Sono al volante della mia 595 in versione competizione, quindi top di gamma. Il motore lo conosciamo abbastanza bene, è il 1400, bello bello. Il motore, vi stavo dicendo, è il 1400 T-Jet, una vecchia conoscenza, un 4 cilindri turbo sovralimentato qui con turbina Garrett, quindi siamo nel mondo del top di gamma, ed è in grado di erogare 180 cavalli, quindi niente male. Poi su questa versione competizione c'è veramente di tutto ed è anche piuttosto raffinata meccanicamente secondo me, perché
oltre a questo bel cambio manuale, mi piace abbastanza il pomello, è bellissimo così in acciaio. Gli innesti sono forse un po' gommosi, non precisissimi, però comunque danno un bel senso di coinvolgimento quando si guida al limite. Però non mancano le chicche tecniche su questa piccola peste. Infatti sull'asse di trazione, che purtroppo dico io è quello anteriore, però troviamo un bel differenziale autobloccante meccanico, quindi di quelli veri, che ci aiuta molto. Avete visto prima, in uscita di curva ci dà grande motricità, ci aiuta a uscire con molta più velocità fuori dalle curve e a limitare per quanto possibile i fenomeni di sottosterzo. Questo motore io l'avevo già guidato sulla vecchia Abarth 500, mi è sempre piaciuto perché è veramente divertente. Qui ho un bel manettino che mi dice la pressione del turbo e in effetti dopo che registra quel tipico ritardo di risposta del comando dell'acceleratore, appunto tipico del turbo, poi guardate qui, poi diventa veramente divertente, ragazzi. Non male questo motore, grazie anche a una coppia abbondante e subito disponibile intorno ai 2000 giri, grazie proprio alla sovralimentazione. Ovviamente è inutile tirare troppo le marce, perché questo 1400 T-Jet dà tutto il meglio al centro del contagiri, come vedete qui. Ha tagliato un po' di potenza, quindi bisogna un po' lavorare col cambio per rimanere intorno ai 2, 3, massimo 4000 giri direi, e poi è solo grande divertimento. Sentite qua come spinge, scalo una, giù, ce n'è. Devo dire che è quasi una sportiva di razza questa 595 competizione, perché oltre al differenziale di cui vi ho già parlato, abbiamo anche ammortizzatori Koni FSD che regalano un assetto, direi, granitico a questa piccolina, che è veramente reattiva in curva e reagisce veramente bene. Quello che non mi piace tanto e che stona un po' con questo pedigree, con questo pedigree, vi dicevo, veramente di buon livello, è forse solo lo sterzo. Questo servosterzo è molto morbido, lo trovo sempre un po' troppo acquoso e non mi fa molto capire dove sto andando a mettere le ruote. Tra l'altro, con tutta questa potenza erogata in maniera così brutale sull'asse anteriore, durante le accelerazioni ho dei movimenti non troppo piacevoli. Avrei preferito uno sterzo, prima di tutto con un carico maggiore, soprattutto in modalità sport, ma poi anche uno sterzo con una demoltiplicazione strutturata meglio. Guarda qua come esce, giù tutto, via. E si sente proprio il differenziale davanti che lavora. Torniamo però a quello che mi ha convinto meno, perché si può fare un discorso analogo a quello dello sterzo per il cambio. Molto bella la leva, molto racing, così di metallo col pomello semplice, mi piace da impugnare. Gli innesti però sono un po' gommosi, avrei preferito una leva più secca come quella della 124 Spider. Qui invece non ho una grandissima precisione, anche se comunque l'escursione della leva non è troppo lunga e durante le fasi di azionamento trasmette comunque un bel senso di solidità con tutta la macchina. Volevo parlarvi però anche della posizione di guida, perché è un po' particolare su questa 500. Qui abbiamo i sedili Sabelt sportivi, che sono una figata, però non permettono grandi regolazioni, si regola solo lo schienale con una manopola, e poi ho il volante che è regolabile solo in altezza e non in profondità, quindi si fa un po' fatica secondo me a trovare la posizione di guida ideale. Preferirei avere una posizione di guida un po' più raccolta con la macchina e un po' più sportiva. Mi sento anche seduto forse un po' troppo in alto, ovviamente non ho la possibilità di regolarlo in altezza. Belli freni, ragazzi, impianto Brembo a 4 pistoncini, le pinze fisse davanti che lavorano veramente bene, grande mordente, mi piacciono molto. Quello che sappiamo con certezza però è che gli uomini delle officine Carl Abarth sono dei maestri quando si tratta di sviluppare il sound di un motore. Qui abbiamo un 1400 per di più turbo, quindi una vera rogna da far suonare. Invece grazie
allo scarico Record Monza sono riusciti a tirar fuori delle tonalità veramente coinvolgenti. In più abbiamo una valvola di bypass passiva, quindi non ho possibilità di intervento, di comandarla, fa tutto lei automaticamente e decide quanto sound far uscire in base a quanto state spingendo. Sentite qua che roba! Vi ho parlato di un assetto granitico, lo confermo, ed è veramente divertente da guidare quest'auto, però con una raccomandazione: attenzione, perché il retrotreno di questa 595 Abarth è veramente rigido, secco e a volte ha delle reazioni un po' repentine e inaspettate, quindi in curva attenzione soprattutto a ridare gas, perché potreste trovarvi poi in situazioni difficili da raddrizzare. Chiudiamo come al solito il nostro video di prime impressioni con questa divertentissima 595 con i prezzi, e qui forse arrivano un po' più i tasti dolenti, perché se è vero che la gamma Abarth 595 parte da circa 19.000 euro, è altrettanto vero che la versione top di gamma competizione, proprio come quella che vi ho fatto vedere io, costa più di 28.000 euro, quindi insomma ci avviciniamo a cifre importanti. Il tempo stringe, purtroppo devo restituire la piccola Abarth, ma spero di essere già riuscito a darvi una prima panoramica di quest'auto, poi ci torneremo sicuramente con una prova più approfondita. A questo punto non mi resta che chiedervi cosa ne pensate di questa Abarth, ditemelo nei commenti qui sotto. Io adesso vi saluto, ciao e alla prossima auto!